Allora, iniziamo questo confronto che penso possa essere interessante per molti. Allora, questi sono i tre, diciamo, dispositivi di navigazione che si possono installare in modo nativo sulle nuove BMW, nuove, o meglio, diciamo tutte le BMW dotate di Cradle per il navigatore, per il classico navigatore di BMW. E quindi, diciamo, iniziamo questo confronto vedendo un attimino quelle che sono le caratteristiche principali. Tutti e tre questi modelli, diciamo, dispongono della gestione del controller Wonder Wheel, quindi la rotella sostanzialmente, per cui possono essere comandati senza dover necessariamente ricorrere all'utilizzo del touchscreen. Allora, sono tre modelli, diciamo, molto simili, in realtà profondamente diversi, perché hanno caratteristiche, in alcuni casi tipo KG e Carpool Ride hanno sicuramente delle caratteristiche in comune, ma diciamo sono anche profondamente diversi. In ogni caso, tutti e tre dispongono poi di funzionalità per la lettura dei dati delle centraline, cosa che sicuramente è interessante. Allora, vediamo le prime diciamo, caratteristiche. A livello di display abbiamo il BMW che ha una dimensione da 5,5 pollici, la risoluzione purtroppo non è dichiarata, contro i 5 pollici del Carpool Ride io 5 Play e i 7 pollici della Carpool Ride 702 BS. Il 702 BS effettivamente è molto grande. Comunque, poi abbiamo velocità di refresh su BMW che non è dichiarata. Sul Carpool Ride è un 60 frame, effettivamente fa la differenza. E sul Carpool Ride ne abbiamo 30. A livello di luminosità, BMW dichiara 800 nits per il suo Connected Ride, 1200 per KG e 1000 per il Carpool Ride. A livello invece di protezione abbiamo BMW che è al top con un IP69, Carpool Ride che è l'ultimo che è un IP67 e il KG invece che è un IP68. A livello hardware invece diciamo le cose si fanno un pochettino differenti, nel senso che l'hardware di BMW è un hardware proprietario, non si sa nemmeno bene che tipo di caratteristiche abbia. Comunque monta una batteria da 3000 mAh e questo lo rende autonomo, nel senso che lo potete utilizzare anche togliendolo dalla basetta, dal cradle, mentre gli altri due no. Poi a livello invece di caratteristiche abbiamo RAM che per BMW non è dichiarato, mentre ho trovato 2 giga sia per il KG che per il Carpool Ride. Poi memoria di storage. Quello di BMW non è espandibile ma ha un 128 giga di cui più di 90 utilizzabili. Considerate che l'intera cartografia mondiale che è possibile scaricare sul dispositivo ne occuperà una trentina di giga, per cui ne rimane molto di spazio. Kiji invece utilizza una memoria da 6 giga interna e in più è possibile utilizzare una micro SD fino a 256 giga. Carpool Ride invece ha una memoria anche lei di 2-4 giga di come storage e sono espandibili tramite micro SD fino a 32 giga. Sicuramente ecco, più che sufficiente. Tenete presente che gli ultimi due sono dei CarPlay per cui utilizzano proprio la memoria dello smartphone. Poi a livello di connettività diciamo che sono per la parte standard uguali, tutti e tre hanno il supporto Bluetooth 5, Wi-Fi sia 2.4 che a 5 GHz. BMW in più monta anche una SIM dati, quindi è possibile montarla, che va in modalità 3G, 4G, LTE e questo consente di non dipendere da uno smartphone, per cui una volta connessa
scarica in autonomia le mappe piuttosto che la gestione del traffico e così via. Tutti e tre hanno un sensore GPS interno che viene utilizzato proprio per la rilevazione della velocità, di tutta una serie di parametri, tra cui la bussola e così via. Adesso vediamo ancora alcune differenze. Allora, a livello di caratteristiche, allora abbiamo il BMW con un 150x83 mm, il KG che è un po' più stretto perché è un 5 pollici 137x79, mentre il Carpool Ride è decisamente più grande, è un 182x114. Poi a livello di materiale abbiamo sia BMW che KG che sono realizzati con una lega di magnesio e alluminio decisamente importante, mentre il KG è in plastica. Poi altre cose, una delle note negative è la gestione dei firmware del Carpool Ride, che è disponibile come upgrade salvo richiederlo al supporto tecnico. Non c'è un sito web ad oggi che tratta questo, diciamo, non ha un supporto dove poter fare il download. Poi l'aggiornamento va fatto utilizzando una micro SD, mentre sia KG che BMW sfruttano il classico over the air, per cui basta collegarlo al wifi, quando c'è un aggiornamento lo propone e lo installa in automatico. Poi abbiamo in tutti e tre i casi abbiamo il monitoraggio della pressione dei pneumatici. KG in più gestisce anche dei sensori proprietari realizzati in collaborazione con Infineon, per cui diciamo è comodo perché dà la possibilità di monitorare i pneumatici anche se uno non ha i sensori originali della BMW, per cui una sorta di aftermarket. Poi a livello di funzionalità abbiamo in tutti e tre i casi la possibilità di utilizzare il Wonder Wheel, quindi il controller sul manubrio, quella rotella per intenderci. Poi abbiamo le dashboard che sono dei cruscotti digitali, e anche qui in tutti e tre i casi, con alcune differenze però diciamo che tutti e tre lo supportano, e leggono i dati dalla centralina della moto, per cui contagiri, velocità, carburante, stato delle frecce, dei freni e così via. Poi abbiamo a livello di funzioni software abbiamo sia KG che Carpool Ride che supportano pienamente sia CarPlay che Android Auto. BMW è un sistema proprietario per cui ha preferito non concedere l'utilizzo di CarPlay e Android Auto. Poi a livello di accessori extra, allora abbiamo su BMW e Carpool Ride non abbiamo nulla, mentre su KG c'è la possibilità di installare un controller remoto da manubrio per gestire velocemente le chiamate, passaggio di brani e così via, e si collega tramite Bluetooth direttamente con l'unità. BMW invece, non avendo comunque un discorso di CarPlay, essendo un ambiente tendenzialmente proprietario, offre molti vantaggi che poi vedremo più avanti nel video, dove vi mostro le schermate dei tre navigatori cercando di mantenere il rapporto di dimensione, così giusto per darvi un'idea. E niente, proseguiamo. Allora adesso vediamo alcune schermate prese dai tre navigatori. Le fotografie sono state scattate alla stessa distanza e tutto, così vi dovrebbe dare un'idea di quelle che sono le dimensioni. Allora sicuramente il Carpool Ride è indiscutibilmente più grande, molto più visibile, perché fa la differenza avere un 7 pollici rispetto a un 5 o un 5,5. Quello che salta subito all'occhio è
diciamo, la presenza di una dashboard, di un cruscotto sostanzialmente eh, interessante sia su Keygen che Carpool Ride. Due interpretazioni diverse. Diciamo Carpool Ride sfrutta un display con una dimensione più grande e questo consente di mettere più informazioni. Keygen invece utilizza un approccio diverso, con schermate magari un po' più minimal ma comunque diciamo complete. Poi vediamo altre differenze, nel senso che queste ad esempio sono delle schermate dove riportano i dati presi dalle centraline. Approcci diversi. BMW molto, come si può dire, semplicistico, chiaro, flat, e ci sono tutti i dati. Quello di Keygen sicuramente forse il più bello e più completo, anche perché le stesse informazioni vengono riportate anche nelle altre dashboard, per cui diciamo diventa sicuramente più apprezzabile. Mentre Carpool Ride ha fatto comunque un buon lavoro, considerate che è la prima versione di questo prodotto ed è un prodotto che ha un mese di vita, dove comunque riporta le informazioni essenziali anche sull'autonomia, voltaggio della batteria, i chilometri e così via, e anche le pressioni, scusate, degli pneumatici. Sono due approcci diversi, però ripeto, mi interessava farvi vedere i dati riportati. Allora, vediamo due schermate che sono presenti solo su BMW e Keygen, che sono, diciamo, gli angoli di piega, molto simili, diciamo, grafica tendenzialmente simile, anche se Keygen riporta molte più informazioni, nel senso che riporta anche comunque la velocità e tutta una serie di altri dati che trovate nella barra in basso, cosa che invece su BMW, se scegliete di visualizzare l'angolo di piega, non avrete comunque i dati di velocità. Carpool Ride invece diciamo non ha niente di tutto ciò. In questa invece vediamo la bussola, non presente, non l'ho trovata sul Keygen, ma è presente su BMW e Carpool Ride. L'utilità la lascio a voi, però non escludo che da qualche parte ci sia anche sul Keygen. Però poi vediamo allora l'implementazione, scusate, di Apple CarPlay o Android Auto, in questo caso Android Auto, viste sui due navigatori, diciamo Keygen e Carpool Ride. BMW questa non ce l'ha, per cui la ignoriamo. Qui si nota la differenza di dimensione dello schermo, non c'è nulla da dire, il 7 pollici fa la differenza, anche se in alcuni casi mi sembra che possa dare fastidio al cruscotto della moto. Poi vediamo invece la parte di navigazione, dove abbiamo BMW che ha il suo navigatore proprietario con le sue mappe e tutto, mentre sugli altri due in questo caso sto utilizzando Google Maps, ma in realtà poi posso utilizzare Waze, Osmand, diciamo qualsiasi software di navigazione compatibile con CarPlay o Android Auto. In questo caso è attiva la modalità split screen, rimane purtroppo sempre presente la barra in basso, però è una caratteristica solo su CarPlay, scusatemi, su Android Auto, mentre su CarPlay non esiste, non c'è questo problema, nel senso che la barra è verticale. Qui invece vediamo i navigatori in modalità full screen, quindi anche qui vi dà un'idea di quella che è la differenza. Allora, è vero, il 7 pollici è un altro pianeta, io onestamente lo trovo forse un po' troppo grande, però va a gusti. Sicuramente un 5 pollici, se non avete problemi di vista, è il top. Viceversa il 7 è perfetto se invece avete problemi di vista. La via di mezzo giusta sarebbe un 6 pollici.
Comunque l'implementazione di BMW invece sul 5,5 pollici è facilmente leggibile. A questo punto ho esaurito gli argomenti, nel senso che non ho trovato altro da aggiungere. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Spero vogliate lasciare un like, è sicuramente una cosa importante per noi, così come è importante la sottoscrizione al canale, è assolutamente gratuita, non costa nulla, ci permette solo di avere magari una certa visibilità. Se volete comunque approfondire, trovate sempre sul canale delle playlist sia per il mondo BMW, quindi Connected Ride, Navigator, ci sono una quindicina di video, tra cui una guida completa chiamata Ultimate Guide. Stessa cosa vale per KG, che ha la sua sezione per sia la versione 5, e trovate anche il video con l'anteprima della versione da 6 pollici che dovrebbe arrivare intorno a giugno 2025, e trovate anche un'altra serie di video di questo nuovissimo Carpool Ride, un modello specifico per BMW. Va bene, in ogni caso spero vi sia piaciuto. Se avete commenti o domande, comunque scrivetele sotto nei commenti, cercherò di rispondervi e basta. Grazie e alla prossima.